anche qui avremo un innalzamento della parte dei bassi, è questa parte qui e questa parte qua. Sicché vedete, qui è andato su e qui lo stesso è andato giù. Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Nel video di oggi parleremo di onda quadra. L'onda quadra applicata agli amplificatori, perché diciamo, anche se ultimamente è caduta in disuso, una volta negli anni 60-70 si usava molto, perché un'onda quadra genera un mucchio di armoniche e torna benissimo per controllare gli amplificatori hi-fi, per vedere la risposta in frequenza a colpo d'occhio. Penso che troverete questo video interessante, perché con sole 3 frequenze praticamente riusciamo a vedere ben oltre la gamma audio del nostro amplificatore e poi, ripeto, proprio a colpo d'occhio capire se attenua nelle basse frequenze, nelle medie o nelle alte frequenze, oppure se ci sono delle oscillazioni. Pertanto continuate a vedere questo video e vedete cosa combino per voi anche questa volta. Per fare questo video useremo come apparecchi di test, useremo questo Sansui che è un finale puro, un BA2000, un ottimo amplificatore. Vediamo come si comporta con l'onda quadra, e sopra c'è questo amplificatorino della Normand che uso in laboratorio, che è sempre un buon amplificatore, ma ovviamente non è a livelli del Sansui. Vediamo che differenze ci possano essere. Visto che l'amplificatore della Sansui non ha controlli di tono, non ha niente, e qua vi regolerò i controlli di tono per farvi vedere la differenza sull'onda quadra. Inquadrerò, diciamo, durante il video solo l'amplificatore qui della Normand, in maniera che vedete meglio quello che sto facendo sui controlli di tono. Io direi ora di passare subito allo schemino che ho fatto per farvi capire come funziona l'onda quadra sugli amplificatori hi-fi. Diciamo che per testare gli amplificatori hi-fi, per avere un'idea visiva proprio a colpo d'occhio se ci può essere dei problemi nella riproduzione delle note alte o basse, nella pratica bastano, diciamo, 3 onde quadre, cioè un'onda quadra a diverse frequenze. Possiamo usare 100 Hz, 1000 Hz e 5000 Hz per avere, diciamo, tutta la banda passante da controllare. Poi ovviamente possiamo usare anche delle frequenze più alte o più basse, però già con queste 3 frequenze riusciamo a controllare tutto. Vi ricordo che un'onda quadra, praticamente con le armoniche che ha, un'onda quadra a 1000 Hz per esempio arriva almeno fino a 25.000 Hz, diciamo, con le armoniche. Queste non sono cose che dico io, ma le diceva il mio professore e le diceva anche la rivista Nuova Elettronica nel 1969, perché se no c'è sempre qualcuno che contesta. Sì, che non è, diciamo, farina del mio sacco, ma riporto quello che mi è stato detto da chi ne sapeva molto più di me. Allora, inquadra un attimino l'onda quadra nel dettaglio. Io ho fatto questi disegnini qui, non è che sia un grande disegnatore, sicché lo dovete prendere con il beneficio dell'inventario. Vediamo cosa succede se la ingrandisco. Allora, partiamo con l'onda quadra normale, come dovrebbe essere. Se noi applichiamo un'onda quadra a un amplificatore ideale perfetto, l'onda quadra dovrebbe essere quadra anche quando esce tranquillamente. Ora, siccome l'amplificatore perfetto non esiste, avremo un'onda quadra leggermente distorta, in base alla bontà ovviamente dell'amplificatore. Ho disegnato in vari colori le parti dell'onda quadra che potrebbero essere diverse in base agli alti, ai bassi o ai medi. Allora, diciamo che se l'amplificatore ha dei problemi con gli acuti, diciamo riproduce in maniera anomala gli acuti, cioè le riproduce male, diciamo per esempio che se l'amplificatore attenua più gli acuti, avremo, invece che un'onda perfettamente quadra, avremo, diciamo, l'onda qui che si arrotonda su questo spigolo e su questo spigolo qui, che ho segnato in blu. Se ci fossero dei problemi sui medi, di solito
qui viene una gobba e anche qui viene una gobba. Difficilmente avremo degli amplificatori che danno dei problemi sui medi. Comunque questo è quanto. Mentre se abbiamo dell'attenuazione sui bassi, avremo uno stondamento di quest'onda, di questo angolo qui e di questo angolo qui. Io ho segnato questo qui in diversi colori, così diciamo, poi magari la tabella la metto da scaricare se uno gli potesse far comodo. Allora, vediamo un attimino, se io mi sposto qui, ho fatto l'esempio, riduco un attimino, ho fatto l'esempio con le due onde per i bassi e per gli acuti. Diciamo, se l'amplificatore attenua in maniera brusca i bassi, avremo un'onda, diciamo, invece che perfettamente quadra, fatta in questa maniera qui. Ora qui sarebbe un po' tonda, ma io non avevo la possibilità di disegnarla, prendetela, che fate conto che qui sia agli angoli sia un po' tonda. Mentre se attenua gli acuti avremo in questa maniera qui, che se si va a vedere è quello che dicevamo qua, bassi, sicché qui come vedete è più bassa dell'onda quadra, sicché è attenuato, è lo stesso qui, e gli acuti che sono in questo punto qui e in questo punto qui li avremo attenuati da questa parte qui e si vedrà una forma d'onda così. Questo se l'attenuazione è veramente pronunciata, se è molto ampia. Se avremo una piccola attenuazione avremo un'onda di questa forma qui, più o meno, sicché sempre i bassi da questa parte e da questa parte e gli acuti da questa parte e da questa parte, sempre come si vedeva nella prima immagine. E questo ci dirà già un amplificatore, diciamo, se ha questi problemi qui. Proseguendo, e qui la cosa è, ripeto, un pochino più difficile che succeda, ma può succedere, se abbiamo dei problemi con i medi, per esempio se attenua i medi, avremo una forma d'onda che si ingobbisce, come dicevo prima, in questo punto qui. La stessa cosa, se avremo delle auto-oscillazioni, l'onda si formerà in questa maniera qui. Se avremo delle auto-oscillazioni sugli acuti, potremo vedere che in questa parte qui e in questa parte qui dell'onda quadra si increspa. La stessa cosa per i bassi, però da quest'altra parte. Così già a colpo d'occhio potremo capire se l'amplificatore si comporta bene o se ha già qualche difetto nei medi, negli acuti o nei bassi. Ovviamente questo qui non fa la banda passante dell'amplificatore, cioè mi spiego meglio, la fa, ma non la fa in maniera precisa, ma in maniera visiva. E spesso è molto utile poterla vedere subito all'inizio che fare tutto il test della banda passante, perché a colpo d'occhio possiamo vedere se un amplificatore ha dei problemi. Passiamo ora all'oscilloscopio e vediamo quello che succede sul campo. Allora, per fare la prova stiamo usando un oscilloscopio della Rode Schwarz che è collegato tramite computer e stiamo usando un generatore della Siglent di forme d'onda e poi il mio solito carico fittizio. Allora, ho inquadrato i controlli di toni perché è più pratico vedere solamente i controlli di toni che vedere tutto, tanto io al limite agirò qua. Questo è il selettore delle casse, non ci interessa. Qua ci sono gli acuti e qua ci sono i bassi, in maniera che quando li inquadro vedete come cambia la forma d'onda. La traccia gialla, che è questa, la traccia gialla è dell'amplificatore della Sansui, quello più grosso, e anche dovrebbe essere quello più buono, mentre la traccia verde è dell'amplificatore della Normand. Ora attiviamo il generatore con l'onda quadra, sopra l'amplificatore è della Sansui e sotto è quello della Normand. Sono qui con la mano, proviamo a muovere il volume della Normand, vediamo se si muove la forma d'onda verde, perfetto, ho detto giusto e si prosegue. La frequenza d'uscita sono 1 kHz, lo vedete qui. Allora, cosa si può già notare? Si può già notare a colpo d'occhio, se andiamo per le rifinite, che anche qui semplicemente con la frequenza da 1000 Hz l'amplificatore della Sansui fa un'onda quadra più perfetta rispetto a questo qui. Questo amplificatore qui, un pochino, diciamo quello della Normand, è più arrotondato sugli acuti.
in questo con 1000 Hz. Se io ingrandisco la forma d'onda e la sposto un attimino, ho spostato le forme d'onda e già a colpo d'occhio possiamo vedere che qua è meno tondo che in questo punto qui. E la stessa cosa nella parte inferiore. Perciò, come abbiamo visto nella schermata precedente, già possiamo vedere che l'amplificatore della Normand attenua un pochino più già le note alte rispetto a quello della Sansui. Ecco, ora sempre con l'onda a 1000 Hz diamo un'occhiata a cosa succede se io sposto i controlli di tono nell'amplificatore della Normand, in maniera che la forma d'onda ovviamente si deformerà, perché io interverrò sulle note acute o sulle note basse. Ecco, se io attenuo gli acuti avremo un arrotondamento come da schermata precedente, e qua vediamo che c'è un'attenuazione degli acuti in questo punto qui. Praticamente invece di essere quadra è diventata tonda, perché attenua appunto gli acuti. E gli acuti, si era visto, erano da questa parte e da questa parte, seguite il mouse, erano da questa parte e da questa parte qui dell'onda quadra. Sicché qua le vediamo praticamente arrotondate, sia qui che qui. La riportiamo al centro. Se io avessi al contrario un'esaltazione delle note acute, avremo che da quella parte lì, invece che un'attenuazione, invece che una gobba, praticamente avremo una salita in questo punto qui e in questo punto qui, che sono sempre le parti degli acuti. Se io faccio la stessa cosa con i bassi, attenuo i bassi, vedete la forma d'onda si distorge nella maniera che vi avevo fatto vedere prima e abbiamo un'attenuazione praticamente dei bassi, perché vedete questa parte qui va verso l'alto e questa parte qui viene verso il basso, come si può vedere dalla schermata precedente. Io vi consiglio di scaricare il piccolo documento con le forme d'onda quadra che ho messo, in maniera che poi potete seguire meglio il video. Allora, se aumento invece i bassi, anche qui avremo un innalzamento della parte dei bassi, che, se ripeto, è questa parte qui e questa parte qua. Sicché vedete, qui è andato su e qui lo stesso è andato giù, perché abbiamo aumentato, diciamo, i bassi. Facciamo un attimino la prova a 100 Hz. Ecco, a 100 Hz l'amplificatore della Normand rileva una carenza di bassi rispetto all'amplificatore della Sansui, perché vedete praticamente qui la forma d'onda sta discendendo e qui sta praticamente salendo in questa maniera qui, in realtà è discesa qui. Già a 100 Hz ci dice praticamente che l'amplificatore della Sansui è migliore rispetto a quello della Normand, perché attenua meno sui bassi. Se io porto la forma d'onda a 50 Hz si dovrebbe ovviamente vedere in maniera più accentuata. E infatti, se vediamo, la forma d'onda è distorta in questa maniera qui, mentre l'altra forma d'onda comincia un attimino ad accusare, ma comunque è sempre più stabile, mentre a 100 Hz praticamente era rimasta molto più dritta rispetto all'altra. Facciamo la prova direttamente a 5000 Hz e dovremo vedere se questi amplificatori, uno o l'altro, nelle frequenze alte hanno delle deficienze. Abbiamo portato il generatore a 5000 Hz e qui vediamo che le forme d'onde cominciano a essere più simili. Pertanto possiamo già affermare che l'amplificatore con la traccia verde, quello della Normand, ha più difficoltà a riprodurre i bassi che non a riprodurre gli acuti, perché ora la forma d'onda è simile all'amplificatore più di qualità. Portiamolo direttamente a 10.000 Hz. A 10.000 Hz si comincia a vedere che l'amplificatore della Normand attenua un pochino di più dell'amplificatore della Sansui. Questo non è che, ripeto, con l'onda quadra questa gobba qui che fa non è perché attenua a 10.000 Hz, intendiamo, attenua nelle frequenze alte, perché l'onda quadra di 10.000 Hz arriva a oltre 100.000 Hz come armoniche, e questo ci fa vedere al volo che
l'attenuazione c'è nelle alte frequenze. Se proseguiamo e la portiamo per esempio a 15.000 Hz, la faccenda si complica un attimino, diciamo che c'è sempre più attenuazione rispetto all'altro, però non è così grave come alle frequenze basse. Lo porto a 20k, a 20k si arriva perlomeno a 200k come armoniche, e anche qui diciamo è più attenuata rispetto a quello della Normand. Comunque abbiamo visto, ora lo riporto a 100 Hz, che il problema più grosso dell'amplificatore della Normand è sulle basse frequenze, perché con una nota di 100 Hz notiamo subito un'attenuazione delle basse frequenze. Allora io ora farei una cosina, vi farei vedere cosa succede invece con un amplificatore veramente con troiaio praticamente. Ve lo faccio vedere un attimino senza farvi perdere troppo tempo, e così potete vedere che se vi capita un amplificatore veramente schifoso ve ne accorgete al volo. Allora non mi infamate perché ho preso questo amplificatore qui. Ora ovviamente questo è un amplificatore veramente scarso, però vi voglio far vedere che con un amplificatore che ha dei problemi si vedono molto meglio i difetti che non con l'amplificatore qui che ho fatto vedere prima della Normand, o meglio ancora della Sansui. Allora accendiamo un attimino l'onda quadra. Qui siamo a 1 kHz, già a 1 kHz l'onda quadra è in qualche maniera, ovviamente abbiamo un'attenuazione dell'acuti esagerata come vediamo qui, però vogliamo essere buoni, diciamo a 1000 Hz correggiamo col controllo di toni fino ad avere una forma d'onda quasi umana, mettiamola lì. Abbiamo diciamo quasi un'onda quadra normale, per dire, perché si vede che c'è sempre questa grossa attenuazione sugli acuti, e abbiamo bilanciato col controllo di toni. Allora se io lo porto per esempio a 100 Hz come prima, infatti avevo detto 100 Hz, 1 kHz, 5 kHz si vedono già diciamo se un amplificatore ha dei difetti. Se io ora lo metto a 100 Hz, ora lo sposto, a 100 Hz come vedete la forma d'onda è diventata in qualche maniera, sicché non solo abbiamo un'attenuazione delle note acute, delle note alte, ma anche un'attenuazione dei bassi. Pertanto anche se cerchiamo di correggerlo in questa maniera, come vedete la forma d'onda rimane una schifezza. Lo rimetto al centro. Passiamo alla forma d'onda a 5 kHz e vediamo che succede con un amplificatore scarso. E qui siamo praticamente nelle stesse condizioni diciamo che con i bassi. E ripeto, l'amplificatore abbiamo spostato il controllo di toni per esaltare gli acuti, perché se io lo metto al centro, come vedete la forma d'onda, cioè se lo metto come dovrebbe stare senza intervento del controllo di toni, la forma d'onda che era quadra è diventata una schifezza. Se io volessi esagerare, lo portassi a 10k, questa forma d'onda a questo punto è venuto fuori invece che una forma d'onda quadra, una forma d'onda triangolare, e vi ricordo che gli altri amplificatori invece tiravano fuori una forma d'onda piuttosto quadra. Allora io andrei un attimino alle conclusioni e spero che questo video piccolino vi sia piaciuto, perché secondo me saper usare l'onda quadra può risolvere tanti problemi. Questo video è finito e spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto che in futuro vi tornerà utile, perché anche se ho parlato di tecnologia che ormai è vecchia, può sempre far comodo, e poi come si dice, il sapere non invecchia mai. Comunque, se questo video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace e iscrivetevi al canale, che a voi non costa niente e a me fa tanto piacere ovviamente. Perciò noi ci vediamo al prossimo video per chissà quale altro progetto.